Innanzitutto grazie. Quelli che ritenevo i miei 5 ascoltatori di Manzoniana Memoria, in realtà sono molti di più. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Oggi vi parlerò di Conclave, un film con ben 8 nominations agli Oscar in tutte le categorie principali, tra cui una, quella alla miglior sceneggiatura non originale a Peter Straughan, che difficilmente perderà la statuetta perché si è già aggiudicata il Critics' Choice Award, il premio BAFTA e anche il Golden Globe. La sceneggiatura è tratta dall'omonimo bestseller dello scrittore britannico Robert Harris, un curioso personaggio che vive con la moglie scrittrice e i 4 figli in una ex canonica che lui definisce una casa costruita da Hitler. Robert Harris nasce come giornalista politico e nel 1992 esce il suo primo romanzo, Fatherland, un giallo anomalo politico distopico ambientato in una Berlino in procinto di festeggiare il 75° compleanno del Führer. Ha un successo clamoroso, viene tradotto in 25 lingue e la HBO lo trasforma in un film per la televisione interpretato da Rutger Hauer e Miranda Richardson. In seguito, oltre a vari romanzi da cui hanno tratto film per la televisione, ha scritto anche The Ghost, diventato il film The Ghostwriter di Roman Polanski, di cui è diventato così amico da scrivere per lui un romanzo sull'affare Dreyfus, An Officer and a Spy, da cui a 4 mani hanno scritto la sceneggiatura dell'omonimo film, vincitore del Leone d'Argento alla Mostra di Venezia del 2019. Mi ha molto colpito che Robert Harris, che non è neanche stato battezzato, abbia dichiarato che il libro, nato nel vedere le notizie sul conclave del 2013, non avrebbe mai potuto essere scritto da un completo ateo, perché secondo lui, alle spalle dell'elezione di un nuovo papa, non ci può essere soltanto una furiosa lotta politica come in qualunque altra elezione. Harris disprezza il facile ateismo perché lo ritiene una via facile, mentre ammira chi prende la via più complicata, pronto ad affrontare qualcosa di molto più grande. Al di là del fatto che crediamo in Dio o non crediamo in Dio, al di là del fatto che sappiamo se alla fine del buio ci sarà una luce o alla fine del buio ci sarà un abisso senza fondo, al di là di questo noi dobbiamo continuare a vivere e poter vivere abbiamo bisogno di una speranza e questa speranza nella maggior parte dei casi o è la fede o è l'amore, che poi in realtà sono 2 forme della stessa cosa. Per scrivere il libro, naturalmente, Harris ha visitato tutto il Vaticano ed è rimasto particolarmente colpito dal momento in cui tutti i cardinali assistono all'uscita sul celebre balcone del Papa appena nominato, perché gli sono sembrati i senatori romani dell'epoca di Cicerone, di cui lui ha una profonda conoscenza, in quanto ha scritto moltissimi romanzi ambientati nell'antica Roma. La parola fede viene proprio dall'antica Roma, dove Fides era la dea di lealtà e fedeltà, molto più vecchia di Giove, perché per i romani il rispetto della parola data era la cosa più importante di qualsiasi altra. E pensate che nel suo tempio sul Campidoglio venivano conservati i trattati di Roma con tutti i regni stranieri. La sceneggiatura è stata scritta dallo sceneggiatore britannico Peter Straughan, che già più volte ha trasformato libri in sceneggiature di film di successo, come La talpa di John le Carré, scritta a 4 mani con la compianta moglie Bridget O'Connor, che nel 2012, come sceneggiatura non originale, vinse il premio BAFTA ed ebbe anche una nomination agli Oscar. Se Robert Harris è un ex giornalista politico di cui troviamo il taglio in tutte le sue storie, Peter Straughan nasce come scrittore di radiodrammi per la BBC e adora lavorare con scrittori famosi perché non interferiscono. Al contrario di Harris, però, Straughan è nato cattolico e da piccolo giocava a crocifiggersi e naturalmente a risorgere. Infatti pensa che la confessione e la fede nella resurrezione siano quello che contraddistingue la religione cattolica da tutte le altre. In realtà, cos'è la fede? È ritenere possibile qualcosa che non abbiamo sperimentato e che non conosciamo. Per i cattolici, come Sant'Agostino, solo chi dubita può avere un sincero desiderio di trovare la verità.
E proprio la consapevolezza della nostra ignoranza ci spinge a indagare il mistero. Perché se non pensassimo che esistesse, non cercheremo la verità. E solo la grazia di Dio può aiutarci a trovarla. La grazia di Dio cercata disperatamente dal protagonista del film, il cardinale decano Thomas Lawrence, incaricato della complessa organizzazione del conclave per eleggere il nuovo Papa. Interpretato da un magnifico Ralph Fiennes, a cui sarà strappata la statuetta soltanto da un eccezionale Adrian Brody, il decano non riesce a sconfiggere i propri dubbi e continua a svolgere il suo compito nel migliore dei modi, svelando intrighi e tradimenti, senza mai cadere nella tentazione di diventare uno 007. Perché al di là della fede che rende questo scontro diverso, le regole del potere sono sempre le stesse. Perché il potere in generale ha sempre le stesse regole, sia che sia politico, sia che sia religioso, sia che sia criminale, sia che sia sociale, ha delle regole precise, che sono quelle di stroncare ogni opposizione, eliminare ogni tradimento e tenere tutto sotto controllo. E riesce a tenere tutto sotto controllo anche il regista austriaco di nazionalità svizzera, ma che vive a Berlino, Edward Berger, il cui Niente di nuovo sul fronte occidentale, tratto dall'omonimo romanzo di Erich Maria Remarquez, nel 2022 su 8 nominations si è aggiudicato ben 4 statuette, tra cui quella come miglior film internazionale. Riesce a tenere sotto controllo anche numerosi protagonisti, tutti molto interessanti, a partire dal cardinal tedesco, il nostro Sergio Castellitto, in un inusitato ruolo di rappresentante dell'ala super conservatrice della Curia, pronto a lanciare una nuova crociata contro l'Islam. L'ala liberale della Curia, invece, è rappresentata dai cardinali Aldo Bellini e Joseph Tremblay, interpretati dai sempre bravissimi Stanley Tucci e John Lithgow. John Lithgow, che tutti quanti conosciamo perché è il famoso serial killer della serie televisiva Dexter, ma prima è stato anche lo straordinario extraterrestre di Una famiglia del terzo tipo, la serie americana che raccontava la storia di alcuni extraterrestri che entrano nel corpo di una famiglia media americana e ne combinano di tutti i colori. E poi una meravigliosa Isabella Rossellini, che interpreta Sor Agnes, la direttrice delle silenziose sorelle che si occupano dell'organizzazione pratica dell'ospitalità dei cardinali a Santa Marta, che quando prende la parola è così intensa ed efficace che difficilmente qualcun'altra potrà sottrarle la meritata statuetta. A parte il momento dell'arrivo del cardinale tedesco, che sembra uno svolazzante diavolo rosso, tutti i cardinali indossano lo stesso identico sontuoso costume, permettendo scenografiche e coreografie, ma imponendo un modo per distinguerli. L'affermata costumista tedesca Lili Christel, che ha già ricevuto una nomination nel 2012 per i costumi di Anonymous, il film sul presunto vero Shakespeare diretto da Roland Emmerich, ha trovato un'interessante soluzione, chiedendo ad una bottega orafa fiorentina di realizzare le croci indossate da ogni cardinale in materiali e fogge distinti, in modo che rappresentino plasticamente anche gli opposti filoni, quello tradizionalista conservatore e quello progressista. Le scenografie sono ridotte alla Cappella Sistina, dove si svolge l'elezione, e Casa Santa Marta, dove ci sono gli alloggi dei cardinali. Ma Susie Davis, che ha già ricevuto una nomination nel 2014 per le scenografie di Mr. Turner, il film sul famoso pittore diretto da Mike Leigh, chiaramente non ha potuto utilizzare la vera Cappella Sistina. Fortunosamente, nei magazzini di Cinecittà c'era una ricostruzione della Cappella Sistina e Davis ci ha messo 10 mesi a restaurarla in un modo completamente diverso da come era. Per esempio, i veri tappeti della Cappella Sistina sono beige, mentre lei ha usato una brillante moquette rossa per rendere l'ambiente più appariscente e colorato. Invece, i rituali del voto, tra cui appendere le schede elettorali ad un filo, sono stati riprodotti con estrema precisione, basandosi tutti su documenti storici. Poi, per 8 mesi,
Davis ha ricostruito Casa Santa Marta, che nessuno in realtà sa davvero come sia, quindi lei ha pensato di realizzarla come una prigione, per sottolineare il fatto che i cardinali durante il conclave sono rinchiusi. Poi ha dato una storia alle stanze, perché alcune avevano forme diverse e allora l'idea era: chi avrà la stanza migliore? E poi c'erano tutti questi accessori moderni, mini frigo, macchine per il caffè, perché i cardinali sono persone normali che usano il bagno e si preparano il caffè, come tutti. Già, i cardinali sono persone normali. Anche i papi sono persone normali, come ci ricorda Roberto. Il Papa Pacelli, serissimo, austero, monastico, ascetico, che si divertiva, tant'è vero che addirittura li ha ricevuti in Vaticano, nonostante che Stan fosse divorziato 5 volte e Oliver 3. Quindi una grandissima eccezione per l'austero Papa. Con una nomination al miglior montaggio, per cui ha già preso un premio BAFTA, Nick Emerson, che da piccolo era un appassionato di thriller politici americani degli anni 70, si è trovato d'accordo con il regista Edward Berger a ricreare l'effetto di film come Tutti gli uomini del presidente. Le musiche invece sono state realizzate dal compositore e pianista tedesco Volker Bertelmann, il quale ha già avuto una nomination nel 2017 per Lion e ha vinto sia il premio BAFTA che il premio per la miglior colonna sonora nel 2022 proprio per Non c'è niente di nuovo sul fronte occidentale. Nonostante sia un ex rapper, Bertelmann, in arte Hauschka, proviene da una famiglia protestante molto religiosa, in cui maschi e femmine sedevano ai lati opposti della chiesa dove lui imparava a suonare i suoi primi strumenti, e quindi è stato molto ispirato dalla sacralità di questo film. Quindi ha trovato uno strumento che si chiama Crystal Bachet, che si suona con le mani bagnate, un po' come i bicchieri, e il risultato sembra provenire da un altro mondo. A questo punto siamo arrivati al finale, che è molto interessante, e non vi voglio spoilerare ovviamente, ma la fede assume un ruolo veramente importante. Vi prego di vederlo, vi prego di riflettere, perché è un film che parla del silenzio di Dio e del coraggio dell'uomo di vivere nonostante questo silenzio e conservare così o la speranza o l'eroismo di non averla. E ora l'immancabile aneddoto di Roberto. Stavo girando un film in Spagna ed era un film importante e molto complicato e c'erano dei problemi con la pellicola, cioè lo stabilimento presso cui cercavamo di verificare il negativo non funzionava bene, per cui a un certo punto la produzione mi ha mandato a Roma a fare una visione di tutto quello che avevamo girato, gli spezzoni, per verificare la qualità delle cose che avevamo girato. Io sarei andato praticamente per un weekend e sarei ritornato il lunedì successivo, perché, anzi la domenica sera, perché era l'ultima settimana di ripresa e dovevamo essere sicuri che tutto andava bene e che tutto funzionava e che non ci fosse bisogno di fare rifacimenti. Quindi praticamente il venerdì sera sono arrivato a Roma. Sono arrivato a Roma ed è proprio quando dormivo il venerdì sera finalmente nella mia piccola casa, è squillato il telefono e mio padre aveva avuto un incidente di auto e l'avevano ricoverato al Policlinico Gemelli. Io mi sono alzato subito di corsa, sono andato al Policlinico Gemelli, ho visto mio padre e l'ho rassicurato, non era nulla di grave, ma aveva battuto la testa in un piccolo scontro, la macchina aveva avuto tanti danni, soprattutto gli erano andati addosso e quindi non è neanche colpa sua, e quindi ho detto che sarei ripassato a prenderlo in serata e che quindi poi l'avrei portato a casa. Sono andato nel pomeriggio allo sviluppo e stampa, ho visionato tutti i materiali fino a circa alle 9 di sera, quando sono andato a prendere mio padre. Finalmente, purtroppo il medico mi ha detto che siccome poteva esserci un pericolo di commozione cerebrale, era opportuno che io lo lasciassi lì anche quella sera per poterlo controllare. Io però dovevo assolutamente ripartire. Dovevo ripartire perché dovevo tornare in Spagna, dovevo
preparare le riprese per il lunedì successivo, era l'ultima settimana, non potevo assolutamente restare accanto a lui, anche perché la cosa non era così grave, ma da un punto di vista affettivo, da un punto di vista proprio di calore umano, sarei dovuto rimanere con lui, ma non potevo, 50 persone stavano aspettando me, tutte e 50 in bilico per sapere come andavano le cose, non potevamo ritardare assolutamente, c'erano troppi soldi in ballo e troppi problemi. Quindi a questo punto papà mi ha detto ma non c'è problema, parti pure, ma io avevo un grande rimorso, così era estate purtroppo, nella camera dove stava mio padre non c'era nessuno, la corsia era semivuota perché la gente praticamente era tornata il più possibile a casa. Ho chiesto all'infermiere che mi ha detto che non avrebbe fatto il turno, sarebbe cambiato, e quindi mi sentivo proprio sabato e domenica i medici non si vedevano, quindi mio padre sarebbe stato praticamente abbandonato. E a questo punto uno dei medici, uno degli infermieri mi ha suggerito, dice guardi, parli con il cappellano, magari può tenergli compagnia. E allora sono andato in questo labirinto che era il Poligono Gemelli, palazzo nuovissimo, bellissimo, ma pieno di padiglioni uno dietro all'altro, corridoi, ascensori, piani, finché, seguendo delle indicazioni che mi hanno dato, finché in una specie di cappello ho trovato questo frate, mi sono avvicinato di spalle, lui si è girato e sono rimasto un po' colpito perché mi somigliava molto. E allora ho detto, ma padre, lo sa che lei somiglia molto a me? E lui con un sorriso mi ha risposto, ma forse è lei che somiglia molto a me. Abbiamo sorriso e detto, ah va bene, ma allora lei vuol dire che sarà la parte più buona di me. Lui mi ha guardato seriamente e mi ha detto, no, potrebbe essere anche la parte che ha risposto alla chiamata. Sono rimasto fulminato da questa battuta, perché molti anni prima, in seguito a uno spaventoso incidente che avevo avuto, dal quale mi ero salvato, insieme a un amico, l'amico mio aveva avuto una specie di trauma psichico ed era diventato sacerdote. Mentre io stesso, siccome mia madre continuava a sostenere che era stato un miracolo quello che ci aveva salvato, io ho avuto per un momento, anch'io sono rimasto affascinato dall'idea, ho avuto una crisi religiosa quasi e ho provato a stare anche qualche giorno in convento, ma mi sono reso conto che non ero completamente adatto a questo, e la prima visitatrice che ho visto di questo convento mi ha fatto balzare il cuore in gola e mi ha fatto battere i tempi, quindi non ero fatto per la castità. E di conseguenza ho chiesto perdono a questa entità superiore che è Dio e ho detto vorrà dire che farò un'altra vita. Però la battuta del frate quando mi ha detto qualcuno deve rispondere alla chiamata mi ha particolarmente colpito, è come se avesse letto nella mia anima. In ogni modo le ho parlato di mio padre, e l'ho pregato di andarlo a trovare, di parlare con lui, e lui mi ha assicurato che l'avrebbe fatto. Io sono tornato in Spagna, ho fatto una settimana e quando sono tornato, mio padre era stato dimesso, sono tornato a casa tranquillo, e quando sono andato a trovarlo, abbracciato, ho detto papà guarda scusami, dice, sì, che ti scuso, lo so che quella notte sei rimasto con me, non sei partito. No papà guarda, e dai, mi ha tenuto la mano, sei stato veramente molto caro. Io mi sono reso conto che papà nel dormiveglia, forse avevano dato un calmante, qualcosa, aveva confuso il frate che somigliava con me, la stessa barba, gli stessi capelli lunghi, e a questo punto mi sono quasi vergognato e ho detto papà guarda che ti sbagli, ma no no non mi sbaglio, non mi sbaglio. Allora incuriosito, siccome passavo dalle parti del Gemelli, sono andato a ritrovare questo frate proprio per ringraziarlo per questo gesto. Quando nella cappelletta in fondo a tutti i corridoi ho finalmente trovato il frate, questo si è girato, era un frate vecchio ed era il cappellano ufficiale del Poligono Gemelli, il quale quel weekend non c'era, e mi ha detto ma non so chi ha preso il mio posto, sinceramente credevo che non fosse nessuno, era solo un weekend d'estate e forse non c'era bisogno di me. Non ho mai capito che cosa è successo e non ho mai indagato oltre. Forse la parte più buona di me esiste davvero. Spero che la recensione vi sia piaciuta e vi ringrazio per averla vista.